Zino Van Oisden, classe 99, difensore, uno dei talenti di proprietà dell'Inter sicuramente più interessanti, ha avuto tanti problemi fisici nella sua giovane carriera e dopo le stagioni allo Standard Liegi è tornato in Italia la scorsa estate e si è trasferito al Genoa per cercare maggiore continuità, cercare di riprendersi e di accumulare anche esperienze in vista magari di un salto in prima squadra all'Inter, ma anche nella nazionale belga che continua a studiarlo. Superata la metà della stagione abbiamo pensato quindi di fare un punto della situazione sul rendimento, sul momento che sta attraversando Van Oisden al Genoa. Lo facciamo con un esperto di Casa Genoa, ovvero Alessandro Legnazzi di Pianeta Genoa 1893. Ciao Alessandro, innanzitutto ben ritrovato e grazie per la disponibilità. Ciao Lorenzo, grazie a voi per l'invito e un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, Alessandro, io prima di chiederti nello specifico di Van Oisden, da quando ci siamo sentiti la scorsa estate, diciamo che sono cambiate diverse cose, direi, in casa Genoa, la panchina, la proprietà, quindi ti vorrei chiedere un po' com'è adesso la situazione post mercato di gennaio e che clima c'è in questo momento in casa Genoa. Beh, è cambiato tutto al Genoa da quest'estate a oggi, è una nuova proprietà, una nuova conduzione tecnica, ma soprattutto oggi c'è un direttore generale dell'area proprio sport che si chiama Spors di cognome, è un tedesco, è lui il nuovo plenipotenziario del Genoa che decide tutto quanto, sia gli acquisti e anche abbiamo visto con il cambio che c'è stato con Shevchenko, ha anche il potere di decidere in quanto agli esoneri e poi chi andare a prendere. Shevchenko non è stato scelto da lui, è stato scelto dalla proprietà americana e poi i risultati hanno portato a un necessario cambiamento. È arrivato un tecnico tedesco, quindi c'è molta linearità, ecco, tra i due, e poi parliamo, ecco, anche di Van Oisden, che sembra essere un titolare con lui, cosa che invece prima non era, purtroppo, perché ci sono stati tanta confusione sia con Ballardini, soprattutto con Ballardini, poi ripeto Shevchenko, l'intermezzo di una partita di Conco. Adesso le cose sembrano essersi un po' assestate, ma la situazione di classifica è veramente deficitaria per il Genoa. Ecco, venendo proprio allora a parlare di Van Oisden, se ci fai un po' un tuo riepilogo, come sta andando secondo te la sua esperienza al Genoa fino ad ora? Allora, ripeto, nel casino che c'è stato da inizio stagione a oggi, perché di questo si è trattato, Van Oisden ha giocato partite anche con buona regolarità. Purtroppo ne ha saltate 9. Quest'estate, mi ricordo, abbiamo parlato anche del fatto che sia un giocatore molto delicato dal punto di vista fisico. Gli è stata trovata una condropatia al ginocchio e questo addirittura può essere un problema risalente fin da bambino, addirittura non è da escludere questa ipotesi, e questo lo porterà, è un'infiammazione, lo porterà Sì. sempre, se la trascinerà nel corso della sua carriera. E c'è un po' la similitudine con De Vrij, età diverse, ma la difficoltà forse a giocare tante partite ravvicinate. Comunque, il giocatore si trova meglio secondo me in una linea 4 che in una linea 3, con un altro difensore centrale a fianco, 2 terzini, è proprio il suo. E è uno dei pochi, secondo me, che si è salvato nel corso della stagione ripeto, per regolarità di prestazioni che ha avuto forse anche già con Ballardini, ma soprattutto sta avendo in quest'ultimo periodo, sia con di fianco Masiello, ma sembra che la coppia migliore, quella che funzioni di più, sia con Bani. Lui fa un po' più il libero, quello che molte volte si stacca dalla linea, Bani fa il marcatore, e sono bravissimi tutti e due sui colpi di testa. Questo è un fondamentale che ha abbastanza evidente Van Oisden. Ecco, infatti volevo chiederti se c'è una caratteristica in particolare che ti ha colpito, quindi di Van Oisden. No, il colpo di testa, sicuramente. Poi anche il senso della posizione, è bravo anche nella marcatura uomo Van Oisden, però mi sembra che sia un po' più di quei difensori moderni che riescono a staccarsi dalla linea, e nell'unica partita che ha disputato con Blessin, il nuovo allenatore tedesco, in molte situazioni lui prende parte e va ad occupare l'area offensiva quando il Genoa cerca di andare in avanti. Tra le cose che sono cambiate è anche cambiata proprio la mentalità del Genoa di andare a prendere altro l'avversario, il famoso Gegenpressing tedesco, che porta, ecco, almeno uno dei due difensori centrali a staccarsi, andare
qualche metro più in avanti, proprio per cercare di pressare in avanti l'avversario. Sicuramente Van Oisden lo fa meglio di Bani, e difatti contro l'Udinese si è visto questo. E invece dall'altro lato, oltre alla condizione fisica, che poi sperando magari, accennavi a De Vrij, speriamo che nella prosecuzione della sua carriera possa poi raggiungere, il rendimento che è riuscito poi ad avere De Vrij. C'è qualcosa in cui secondo te ha dimostrato dei limiti, qualcosina sulla quale deve ancora lavorare in particolare? Ma l'età forse mi porterebbe a dire la personalità, perché ripeto, in un contesto così complicato come è stata la stagione del Genoa, non è facile emergere, soprattutto quando sei giovane. Qui hanno fallito, ad esempio, anche degli allenatori, penso a Cesare Prandelli, che probabilmente non è arrivato nel suo apice di carriera, anzi, però comunque è stato uno di quelli che ha fatto una finale di un europeo, ha fallito giocatori, ex giocatori, proprio come lo stesso Shevchenko, che hanno una grande personalità alle spalle. Non è facile emergere in queste situazioni, la piazza è molto esigente, quindi lui forse avrebbe bisogno, secondo me, di ancora un anno qui a Genoa per crescere anche da un punto di vista caratteriale. Però il giocatore, secondo me, c'è e ha un buonissimo futuro davanti. Ecco, infatti a tal proposito, mi viene in mente, leggevo a dicembre, se non sbaglio, comunque qualche settimana fa, il papà di Van Oisden che, con un po' di rammarico aveva detto che forse avrebbe preferito farlo giocare, un altro anno in Belgio. Secondo te quindi il suo percorso di maturazione non lo porta oggi a poterlo considerare già pronto per un salto nell'Inter, diciamo? Beh, partiamo proprio dall'Inter, nel senso, io credo che negli ultimi 2 anni il salto di qualità che ha fatto l'Inter è in tutti i reparti, è nella mentalità, eccetera, però soprattutto la difesa, la fase difensiva che con Conte ha fatto un passo netto in avanti. Io credo che l'attuale linea 3, Skriniar, Bastoni, De Vrij sia indubbiamente la più forte del campionato, la più completa. In una difesa a 3 di titolare, al momento Van Oisden non ce lo vedo ancora. È sicuramente futuribile come opzione, ma al momento no. Come riserva o comunque come giocatore che può prendere il posto di uno dei tre, benissimo. Posto che Mh-mh. secondo me ha più le caratteristiche di giocatore a 4, di centrale a 4 più che a 3. Ma questi poi sono dettagli che si possono imparare Chiaro. nel corso della carriera. Ma l'Inter ha alzato molto, molto il livello negli ultimi anni. Chiarissimo. Vado verso la conclusione, un'ultimissima domanda sempre, su Van Oisden e si lega un po' anche al discorso Genoa. La prima parte è stata una parte molto difficoltosa come dicevamo anche e quindi anche per un giovane magari emergere in un contesto così non è semplicissimo. Ti chiedo se dal punto di vista anche con il nuovo allenatore, con il nuovo corso che è stato avviato per la seconda parte di stagione, sei un po' più fiducioso, un po' più ottimista e ti aspetti quindi un rendimento migliore sia del Genoa che dello stesso Van Oisden, quindi. No, io sono ottimista perché il cambiamento che c'è stato negli ultimi mesi, il 23 settembre è un po' la data della liberazione per i genuani, perché è il giorno in cui viene ufficializzato proprio il trasferimento delle quote da Preziosi da questa holding americana. Quindi gli investimenti che sono stati fatti sono amplissimi. Ad esempio, nella finestra attuale di mercato il Genoa ha investito 20 milioni di euro e dietro alla Juventus, appunto, in termini c'è proprio Genoa, e poi hanno pagato anche dei debiti pregressi della pregressa gestione. Quindi l'investimento c'è stato. Vogliono portare avanti anche altri progetti extracampo come la riqualificazione dello stadio e poi anche delle infrastrutture della città. Quindi il gruppo ha, secondo me, una forte motivazione ad andare avanti. Gli investimenti, ripeto, nel club ci sono stati. Per quanto riguarda Van Oisden, secondo me può solo migliorare, perché con Blessin, secondo me, c'è stato un cambio soprattutto tecnico, innanzitutto, Mh-mh. come atteggiamento, come modo di stare in campo, ma soprattutto mentale. Blessin si è presentato bene, con il sorriso, perché quando sei penultimo in classifica hai poco da urlare e da battere i pugni sul tavolo, ma si è presentato con positività, è riuscito a trasmettere questa empatia, a entrare in empatia con il gruppo, e credo che sia credibile, agli occhi dello spogliatoio sia credibile, quindi per quanto poi riguarda Van Oisden credo che giocherà sempre lui titolare, lui magari ad esempio in coppia con Vasquez. Ecco, una caratteristica sua è proprio quella di legarsi bene con tutti, non c'è
ha tanti alter ego, quindi questo può essere un bonus per la sua carriera. Chiarissimo, chiarissimo. E vado in chiusura, un flash: Caicedo al Genoa praticamente non lo avete visto e adesso il trasferimento all'Inter. Parliamo di un fatto che purtroppo... Allora, diciamo che Caicedo è stato una fortissima delusione, perché il Genoa ha fatto un grosso investimento su di lui, la precedente gestione, è stato pagato 2 milioni di euro alla Lazio e con uno stipendio faraonico per le disponibilità del Genoa, perché parliamo di 2 milioni e 2 netti, all'ordo siamo quasi al doppio, per 3 anni, quindi è un investimento complessivo di 14 milioni di euro. Per un giocatore che, se avesse mai fatto coppia con destro, insomma, la coppia direi che è di tutto rispetto. Il problema di Caicedo lo aveva un po' detto tra le righe Ballardini durante il corso della stagione. Lui è entrato in questi anni alla Lazio nell'ottica di essere un giocatore da 20 minuti e si allena proprio per quella porzione di partita. Ed è forse un po' un suo stesso limite, che ormai lui non riesce più a vedersi nei 70 minuti. Il giocatore è di livello, perché quelle pochissime cose che ha fatto qui le ha fatte bene, ha procurato un calcio di rigore, ha fatto un gol, un assist, a Empoli ad esempio, una partita forse fondamentale per il Genoa, poi lo vedremo nel corso delle settimane, però troppo poco in allenamento, con le cronache, poi gli allenamenti sono a porte chiuse, non li abbiamo potuti vedere, ma il giocatore svogliato, e questo ha influito. Un po' anche nello spogliatoio c'era la voce ricorrente che la sua moglie, la sua compagna, non si trovasse molto bene in quel di Genova, che volesse una grande città, si parlava di Firenze oppure gli Emirati. Insomma, Milano sicuramente non è inferiore, secondo me, ma proprio non c'è stata, non è mai scoccata la... No, mai. Vedremo un po' che cosa accadrà adesso con l'Inter, che diciamo in quell'ottica lì dei 20 minuti forse è il ruolo che vuole ritagliargli appunto l'Inter. No, poi Inzaghi lo conosce, quindi sì. sicuramente lo saprà valorizzare. Assolutamente. L'ultimissima domanda invece è con Cambiaso, un talento che io devo dirti, già dalle primissime volte in cui l'ho visto, sinceramente mi ha colpito moltissimo. È uno dei giovani emergenti d'Italia che più mi hanno colpito in questa Serie A. Se ne sta parlando adesso tantissimo in ottica mercato, accostato chiaramente anche all'Inter come spesso accade. Se ci dai un po' un feedback da parte tua, che cosa ne pensi e se lo vedi già anche lui con la strada tracciata per un grande club? Sì, più che altro la strada mi sembra che gliela stia tracciando il procuratore, che secondo me, lo dico in tutta franchezza, si è un po' comportato male in questa sessione di mercato. Per carità, il procuratore fa gli interessi del giocatore, non li fa sicuramente del Genoa, però continuare a fare interviste, rilasciare dichiarazioni dove si dice lo vuole il Napoli, lo vuole questo, quell'altro, e poi alla fine non succede niente, allora viene da pensare se queste parole fossero vere. Comunque il giocatore Cambiaso secondo me è un buon giocatore, è un buon prospetto, si è presentato bene al primo anno in Serie A. Torniamo al discorso di prima, in un momento complicato e difficile è stato una delle poche note liete del girone d'andata, questo è poco ma sicuro, però si è fatto travolgere lui stesso da queste voci di mercato, da un rinnovo contrattuale ancora pendente con il Genoa. Lui ha un contratto fino al 2023, ma questi volevano un rinnovo forse a cifre troppo alte, e teniamo conto che la conduzione del Genoa è cambiata e sembra, io credo proprio che il giocatore ormai a giugno sia uno dei giocatori che verrà sicuramente ceduto. Purtroppo è una storia che è nata bene, è nata benissimo, perché è genovese, è di famiglia genoana, ha fatto il raccattapalle sotto la gradinata nord, quindi c'è tutto molto romanticismo attorno. Si è evoluta bene, ma temo che finirà male. Per queste ragioni di mercato, quando c'è di mezzo il denaro, purtroppo succedono queste cose. Chiarissimo. Alessandro Legnazzi, Pianeta Genoa 1893. Alessandro, grazie ancora per la disponibilità e la competenza e per essere stato qui con noi su Passione Inter. È stato un piacere, grazie Lorenzo, un saluto a tutti.
Ringraziamo Alessandro, vi lascio in descrizione i link anche per seguire tutti gli approfondimenti e tutte le notizie di Casa Genoa, mi raccomando, e vi ricordo di iscrivervi al canale se ci avete seguito fino a questo punto, fatecelo sapere come al solito con un emoji, facciamo oggi l'emoji del pollice alzato, così ci date l'ok per farci sapere che siete stati qui con noi fino alla fine dell'episodio di oggi.